Io non potrei fare una cosa classica, un disegno perfetto, perché non è lo mio, io cerco l'espressione. Io cerco la bellezza. Il fondamento filosofico sarebbe la bellezza classica, no? Con l'armonia, come dici te, con i mezzi contemporanei, con le forme, le macchie, i segni, che è contemporaneo. In generale dicono che le mie opere hanno tanto verde. Potrebbe essere che sia una cosa istintiva, che finisco comunque mettendolo un verde. Cerco di fare rosso, però c'è un verde. Quindi quello è in senso naturale. Rossi ce l'ho tanti, però mai colori che strillano, non so come dire, cioè il rosso, soltanto rosso forte. Forse potrei fare uno, non so però in generale no, sono colori più morbidi. Preferirei lasciarli più chiari, più puliti, giusto un segno. A me piace giocare molto, quindi anche ci sono le forme che sono soltanto con bianco e nero, per esempio. Un po', guarda, fino adesso ho lavorato molto a progetto, nel senso una mostra, quindi c'è una mostra, ci penso molto su questa mostra, che soggetti dovrei trattare, dico vabbè, forse adesso vorrei fare questo è anche una figura umana, quindi gioco, allora la figura umana la faccio in bianco e nero, perché questo altro lo farò su questi colori, un po'. Secondo la mostra vengono anche i dipinti diversi. Io prendo un po' il senso di Kandinsky, no? Che l'arte è spirito per me, l'arte astratto soprattutto. Io ho scelto Roma per tante ragioni. Mi piaceva un sacco la città. Mio nonno era italiano, mio bisnonno, lui è andato in Cile, era medico, per curare la malaria, poi è rimasto lì tra il Cile e l'Italia. A casa mia sempre si è parlato dell'Italia, di Roma, doveva essere qua, a Roma. Di tutte le città italiane anche no, io volevo Roma. Anche le persone allegri, aperte, io volevo vivere qua, non soltanto lavorare o non soltanto studiare, sai? Cioè, io volevo conoscere persone, uscire, vivere. C'è una luce particolare, anche il riflesso sulle pareti, le vedute di Roma sono spettacolari, i terrazzi. Roma è una città per scoprire, piena di misteri, no? Te vai a una strada, entri in un cortile, ti trovi con una cosa che non ti immaginavi, un angoletto. Non si finisce mai di conoscere Roma, è proprio poi quartieri diversi, è molto diverso essere a Campo ai Fiori che essere a Testaccio, ogni angolo ha la sua storia, le sue tradizioni, i suoi segreti. Non finirei mai di imparare qua, no? Tutti i colori gialli, rossi, arancioni, no? Marrone. Penso che si trovano soltanto qua tutti insieme, no? Non è che. Poi il Tevere, sai, quando vai camminando si riflessa tutto questo, no? Il migliore studio. Adesso mi rendo conto che mi sono alleggerita abbastanza con i colori. Utilizzo di più le trasparenze, le velature. Prima erano forse più velature, più colori, più materico. Adesso sto cercando più il bianco o la materia stessa, che si veda la tela, che si veda il legno, no? O il segno. È una ricerca un po' così. Amo sperimentare diversi, amo combinare. Non amo le cose acriliche, io cerco di fare le cose naturali. Se c'è un legno che è forse un po' gonfiato, un po' imbarcato perché c'è l'umidità sul posto, ma sai, il legno ha vita, quindi perché non approfittare della vita dello stesso legno? Infatti ci sono le macchie che si producono per quello, perché è stato imbarcato, quindi viene un rosso più forte. Io gioco tantissimo con quello, perché la pittura che cerco è molto, io cerco che sia spontanea, è un processo creativo di un dialogo fra l'opera e la sua continuazione, quello che io voglio esprimere.
no? Però la opera parla da sé anche, no? Cioè, i colori si devono vedere lì, soprattutto quando c'è sperimentazione. Io avevo fatto ceramica e grès e poi avevo sviluppato di più la pittura. Cioè, è quello più mio, quindi la scultura l'ho lasciata un po' da parte. Infatti adesso che sono tornata in Cile ho ricominciato, ho preso di nuovo gli studi sulla scultura con altri materiali anche. Uno sviluppa diverse cose, no? Ho dipinto con la colla di coniglio, che è i materiali del restauro italiano, antico. Li ho utilizzati di una maniera un po' diversa, nel senso che ho dipinto un po' con la colla di coniglio, che la colla di coniglio è piuttosto per preparare la tela, no? Cioè io sono andata oltre, ho giocato con la colla di coniglio. Io combino le cose, non è che dicono la colla di coniglio deve essere messa così, vabbè, io la metto un po' diversa. È stato tutto questo anno con questi materiali. Questi due dipinti li ho fatto per la mostra in Santiago, per il Museo Coloniale di San Francisco, dei francescani. Questi sono di Terra Santa, che sono andata giusto un anno fa a Gerusalemme, quindi il Santo Sepolcro è un posto interiore, no? Con tutti questi colori. Gli ortodossi li mettono questo scuro, marrone, è un posto impressionante, pieno di lampade, di profumi, arrivano queste persone, queste donne con vestiti coperte, tutte coperte, no? A pregare, un posto spiritualmente unico, no? Questi li ho fatti sempre con la colla di coniglio. Tutta la tecnica viene di lì, come la colla di coniglio prende i pigmenti. Questi vivono un po' da soli, no? Le scolature, i tempi dei dipinti, ogni dipinto ha il suo tempo, no? Uno fa un tocco di colore e poi questo cresce secondo la preparazione della tela, no? Quindi anche questo è un dipinto su Terra Santa, ma sul Cafarnaum, che i francescani hanno un santuario lì, che è un santuario bellissimo, in architettura moderna, tutte fatte con finestre, quindi è molto traslucido. Se guarda il lago Tiberíades di fronte, tutti questi azzurri tra il santuario, il lago, un po' il cielo. Ho cercato di esprimere anche questa leggerezza, no? Pochi colori, con questo verde, questa cosa che si confonde, anche ci sono le macchie dell'olio che lasciano sui segni, no? Per me, guarda, l'arte è un'espressione anche delle situazioni che uno va vivendo, quindi secondo la strada che uno fa nella vita, quello viene riflessato sulla tela, l'ho espresso lì, quindi alla fine è tutto cioè, io ce l'ho tante cose da fare ancora nella vita e quello, cioè, è un percorso tutto insieme. Un percorso che non ha fine, cioè, a me piace scoprire cose nuove, che ne so, elaborare la forma per esempio, poi magari studiare altri materiali, un percorso, poi chissà in 3 anni più elaborare più disegni, cioè, chi lo può sapere, anche secondo il soggetto, forse che ne so, poi vado all'India e mi faccio una ricerca sulla spiritualità dell'India, i colori dell'India, quindi farò ricerca su quello e la metto sulla tela.